Dopo questo video la tua carenza di minerali potrebbe diminuire drasticamente, scommettiamo? Ciao, sono Alberto Zippo, cultore del benessere, ed oggi vedremo insieme dei validi integratori di origine naturale. Prima di iniziare, se questi argomenti sono di tuo interesse, iscriviti al canale così da non perderti i prossimi video che pubblicherò. Ora, bando alle ciance, volume a palla, partiamo! Oggi analizzeremo degli integratori esclusivamente di origine naturale per compensare alcune carenze. Alcuni di essi sono alimenti a tutti gli effetti, che però, non essendo consumati frequentemente nel nostro paese, vengono commercializzati più facilmente sotto forma di integratori. Iniziamo subito con il primo minerale, il calcio. Il suo fabbisogno giornaliero è stimato in circa 1 grammo ed un integratore naturale formidabile di calcio sono le ortiche. Gli integratori a base di ortica sono usati solitamente a scopo diuretico ed antinfiammatorio, ma con i loro 400-800 mg di calcio su 100 grammi sono anche una delle migliori fonti naturali di questo minerale. Inoltre non contengono acido ossalico, presente ad esempio negli spinaci, ovvero fattore antinutrizionale che impedisce il corretto assorbimento del calcio. Ora passiamo al minerale numero 2, il cromo. Il suo fabbisogno giornaliero varia tra i 50 e i 200 microgrammi, in base a età, sesso e gravidanze. Con un contenuto di 110 microgrammi per etto ed una biodisponibilità molto alta, l'integratore naturale più ricco di cromo è il lievito di birra. Il lievito di birra risulta utile anche per ridurre le carenze di altri minerali che vedremo tra poco. È davvero molto versatile. Proseguiamo subito la nostra carrellata analizzando il numero 3, il ferro. Il fabbisogno di ferro per gli adulti è di 10 mg, mentre nelle donne in età fertile arriva a 18 mg. L'integratore naturale di ferro che reputo più valido è l'erba d'orzo. È ricca di minerali, soprattutto ferro, addirittura 5 volte di più del quantitativo degli spinaci. Quello che reputo importante far presente è che l'integratore che andremo ad assumere sarebbe meglio abbinarlo alla vitamina C, così da migliorare l'assorbimento di ferro. Al quarto posto troviamo lo iodio. L'alga kombu è in assoluto il migliore elemento per compensare una carenza di questo minerale. Se non ami assumerla sotto forma di alimento, il suo utilizzo in versione integratore può fare al caso tuo. Bastano solamente 0,07 grammi per compensare il fabbisogno giornaliero di iodio, stimato in 150 microgrammi. Siamo arrivati al punto numero 5, il magnesio. Il suo fabbisogno giornaliero è stimato in 240 mg. Un integratore valido di questo minerale è l'alga agar, una polvere addensante estratta dalle alghe. Utile per la regolarità intestinale, l'agar-agar è una fonte formidabile di magnesio, con i suoi 770 mg per 100 grammi. C'è una cosa però importante da sottolineare. Ogni forma di magnesio ha una sua funzione specifica. Il magnesio malato aiuta ad esempio a disintossicare il corpo. Il magnesio taurato allevia lo stress e migliora la qualità del sonno. Il magnesio glicinato aumenta l'assorbimento del potassio ed è delicato sullo stomaco. Ogni forma può essere utile per problematiche specifiche. Per questo motivo si potrebbe optare per soluzioni diverse dall'agar-agar. Per esperienza posso dirti che forme di magnesio più tradizionali, come il magnesio citrato, possiedono un'azione lassativa. Prima di assumere magnesio, dunque, è importante capire cosa è meglio per noi. Proseguiamo con il numero 6, dove troviamo il selenio. Il fabbisogno giornaliero di selenio è di 55 microgrammi al giorno e con i suoi 208 microgrammi per 100 grammi i semi di senape risultano essere un'ottima soluzione. Si trovano in commercio degli integratori contenenti curcuma e semi di senape, quindi è possibile unire due utilissime sostanze dagli enormi benefici. Per un assorbimento più efficace di selenio è utile assumere integratori in forma organica, come ad esempio la L-selenio-metionina. Quest'ultima, oltre ad avere un miglior assorbimento intestinale, permette infatti che si creino dei depositi di selenio nel nostro organismo disponibili più a lungo, da utilizzare in seguito come riserva per i vari processi metabolici.
Siamo arrivati al punto numero 7, sto parlando del manganese. Il fabbisogno giornaliero è stimato in 2,7 mg. L'integratore che reputo più valido per ridurre le carenze di questo minerale è il germe di grano. Con i suoi 13 mg per etto, il suo utilizzo sotto forma di integratore risulta essere uno dei più efficaci. Anche il germe di grano, come il lievito di birra, è molto versatile riguardo le carenze di minerali. Mancano ancora 3 minerali. Al punto numero 8 troviamo il potassio. Il suo fabbisogno giornaliero è stimato in circa 4 grammi. Un integratore formidabile di potassio è la portulaca. La portulaca è un ottimo anti-age, utile sia per la nostra pelle che per le articolazioni. In generale molte piante sono ottime fonti di potassio, con basso contenuto di sodio, suo nemico. La portulaca contiene circa 500 mg di potassio per etto con soli 4 mg di sodio. Inoltre è ricca di acidi grassi omega 3. Siamo addirittura d'arrivo. Al punto numero 9 troviamo il rame. Il fabbisogno giornaliero di rame è di 0,9 mg e con i suoi 5 mg per 100 g i funghi shiitake sono un'ottima fonte di questo minerale. In futuro probabilmente realizzerò un contenuto riguardante queste meraviglie della natura. Siamo ormai in conclusione, non mi resta che annunciare l'ultimo minerale di oggi, il numero 10, lo zinco. Il suo fabbisogno giornaliero si attesta sui 10 mg. I funghi shiitake sarebbero un'ottima integrazione, ma siccome li ho inseriti prima nel punto rame ho optato per altro. Una valida soluzione per ridurre la carenza di zinco sono i semi di zucca, con un contenuto di circa 9 mg per 100 g. Oltre ad essere utili per migliorare la funzionalità delle vie urinarie, sono ricchi anche di vitamina E, imprescindibile vitamina antiossidante. Certamente questi integratori possono essere sufficienti per compensare queste 10 carenze di minerali, ma non sarebbero indispensabili alimentandosi correttamente. Esistono infatti alcuni cibi che possono aiutarci a compensare queste mancanze. Ne ho parlato in questo video che ti consiglio vivamente di guardare. Spero di esserti stato d'aiuto anche oggi e ci vediamo al prossimo video.